La rivista Nature ultimamente è cresciuta ancora di più nella sua fama. Ma non solo, gli scienziati bramano di essere pubblicati su questa rinomata rivista. Si pensa che ci sia qualche segreto, oltre il merito, per passare il rigoroso controllo della revisione dei pari. Questo segreto, se esiste, non ve lo so dire, ma posso guidarvi nello scoprire le origini di Nature e soprattutto perché questa rivista è stata così importante nella definizione della comunità scientifica internazionale. E di più, ha anche dato ispirazione a riviste simili in Europa. Tutto in questo episodio di Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. Norman Lockyer era un astronomo dilettante nella Londra di fine Ottocento. Un giorno, osservando il Sole, notò uno strano colore su alcune parti della sua superficie. Confrontò quindi quella tonalità con i colori emessi dagli altri elementi chimici che componevano la stella, ma non trovò alcuna corrispondenza. In effetti aveva appena scoperto un nuovo elemento nel Sole, l'elio. L'anno successivo alla pubblicazione della sua scoperta, Lockyer fu eletto membro della Royal Society, la più antica comunità scientifica del Regno Unito. Aveva 33 anni. La sua carriera però non era iniziata come scienziato. All'età di 20 anni aveva trovato lavoro presso il War Office, l'antico ministero della difesa del Regno Unito. A quel tempo era l'esercito a svolgere gran parte delle ricerche scientifiche, per cui il ministero aveva a disposizione molti strumenti scientifici. Furono i suoi colleghi a incoraggiare Lockyer a fargli scoprire la sua passione per l'astronomia. Il lavoro al ministero non era però abbastanza per vivere. Allora si mise in affari con un suo amico, il politico Thomas Hughes, e i due intrapresero un progetto di divulgazione, una rivista settimanale intitolata The Reader. A quel tempo le riviste popolari offrivano un'ampia varietà di argomenti, forse troppo ampia. Non solo la scienza, ma anche la letteratura e persino l'arte. Si cercava in questo modo di venire incontro ai gusti di più lettori possibile. Lockyer contribuiva a The Reader con gli articoli di astronomia. Tuttavia le vendite di The Reader non erano sufficienti a generare profitti. La rivista dovette affrontare la spietata concorrenza del Chambers Edinburgh Journal e del Penny Magazine. Questi due erano i giganti del mercato della letteratura a buon mercato dell'età vittoriana. Alla fine Lockyer dovette abbandonare il progetto. A suo vantaggio almeno poté fare un'importante conoscenza, quella di Thomas Huxley, che aveva provato a salvare The Reader dai debiti di tasca propria. Lockyer e Huxley non rinunciarono al progetto di una pubblicazione scientifica popolare. E dopo che Lockyer diventò membro della Royal Society, fu avvicinato dal ricco editore Alexander Macmillan, con il quale poté pubblicare il suo primo libro. Avendo ottenuto un notevole successo, l'astronomo fu assunto dalla casa editrice Macmillan. E cosa succede quando un naturalista, un astronomo e un ricco editore si incontrano nella stessa stanza? Si mettono d'accordo per dare vita a un progetto di una rivista scientifica. Macmillan ovviamente mise i suoi fondi, Lockyer sarebbe stato il direttore e Huxley un membro della redazione.
Il titolo della nuova rivista fu preso da un verso del poeta romantico William Wordsworth, messo anche nella prima pagina. Al solido terreno della natura si affida la mente che costruisce per sempre. Il primo numero di Nature uscì il 4 novembre 1869. In copertina l'illustrazione della testata mostrava il titolo in caratteri irregolari in finto legno sullo sfondo di un pianeta Terra avvolto e seminascosto dalle nuvole. Nell'introduzione, firmata niente meno che da Thomas Huxley, Nature si presentava bene sul mercato. I contenuti della rivista, però, erano un po' vaghi. C'era l'articolo di Lockyer, abbastanza tecnico, ma non troppo. C'era un articolo di botanica dello stesso tipo. E quante possibilità c'erano, però, che un solo scienziato fosse interessato sia all'astronomia che alla botanica. Inoltre, l'articolo scritto da Huxley parlava di alcune recenti scoperte in paleontologia e dei futuri sviluppi nello studio dei dinosauri. La notizia meriterebbe forse una trattazione più approfondita, ma illunga solo una mezza colonna. Insomma, la direzione della neonata rivista pareva non fosse così ben tracciata. E ciò ebbe ripercussioni anche sulle vendite. Per i primi anni, sembra strano, ma la rivista Nature non riusciva a sostenere tutte le spese. Era il suo editore, Macmillan, che di tasca sua ci metteva una pezza. Tant'è che a un certo punto scrisse persino all'editore e gli comunicò le sue preoccupazioni. Una lettera del 10 novembre 1871 a Sir Norman Lockyer: «Spero che il vostro viaggio sia piacevole e prospero. Sono molto preoccupato per Nature. Non posso fare a meno di pensare che ci sarebbe poco che lo possa rendere un successo, e in tal caso sarebbe un beneficio per voi. Ho pensato a molte cose. Al momento stiamo cercando di diffonderlo nelle scuole e se ci riusciremo, ci dedicheremo a qualche altra attività». Firmato Alexander Macmillan. Insomma, il nuovo progetto di Lockyer pareva fosse destinato a fallire, come era stata d'altronde la sua prima rivista. Ora farò finta che ci crediate, tanto lo sappiamo che oggi Nature è una delle riviste scientifiche più importanti del mondo, ma fingerò che siete tutti col fiato sospeso mentre porto la vostra attenzione al resto dell'Europa. La rivista Nature, infatti, ha dato ispirazione ad altri editori nel continente che hanno fondato delle riviste simili, ma un po' differenti. In verità, prima della rivista inglese, in Germania era già stata fondata una rivista dal titolo simile, la rivista Die Nature, che non so come si pronuncia. Die Natur. Ecco, però pare che Lockyer negli altri fondatori di Nature conoscessero questa rivista. Infatti già dalla copertina era molto diversa. E in pratica in copertina si vede questo grande vulcano in eruzione in primo piano, dei caratteri gotici per il titolo, il tutto circondato da questa ghirlanda di fiori che è appunto mischia l'elemento naturale con quello artificiale e intrecciata, insomma, questa ghirlanda un serpente che si morde la coda, simbolo dell'eternità. Pare proprio appunto che il romanticismo a cui questa rivista si ispira non amasse del tutto la sobrietà. Invece una rivista che fu certamente ispirata a Nature è stata la rivista francese La Nature, fondata dall'aeronauta Gaston Tissandier. A differenza della corrispettiva inglese, questa rivista ebbe più fortuna, semplicemente perché trovò subito una fetta di mercato che la favorì. I contenuti erano infatti molto più coerenti e tutti incentrati sulla divulgazione di tipo spettacolare. Per rendersene conto basta vedere le illustrazioni contenute che abbondavano tra le pagine, realizzate dal fratello di Gaston, Albert Tissandier. E inoltre, udite udite, ci fu anche un progetto italiano ispirato alla rivista inglese, La Natura, fondata da Emilio Treves, il più importante editore dell'Italia unita. La Natura, pur essendo un progetto che gli stava molto a cuore, fu un cocente fallimento.
la rivista durò solo 1 anno e mezzo. Innanzitutto era ancora più confuso del corrispettivo Nature, basti guardare la copertina. Insomma, anche qui abbiamo il titolo della rivista in bella vista, sullo sfondo c'è un mare in tempesta, che è un'immagine romantica che poco c'entra con la scienza, e così, insomma, a circondare il titolo abbiamo un faro, che è la metafora più pacchiana e stereotipata della conoscenza che si può avere, che è un faro che quindi emana un raggio di luce che squarcia in due la testata, e mamma mia, che illumina un palo della luce, che probabilmente è lo stesso che gli dà energia, quindi anche qui c'è il tema dell'eternità. Vabbè. Ma soprattutto erano anche i contenuti di qualità troppo eterogenea. Anche se l'editore Treves dava la colpa al pubblico italiano per il fallimento della rivista, in realtà gran parte della responsabilità fu del suo direttore, Paolo Mantegazza. Se vi ricordate, era un amico di penna di Darwin e uno dei più importanti divulgatori italiani dell'epoca. Quando gli fu affidata la direzione della natura, lui trascurò questo compito e non controllava gran parte degli articoli prima della pubblicazione, come avrebbe dovuto. E così, ecco, questo progetto, pur con qualche ammiratore, dovette chiudere. Abbiamo lasciato la rivista Nature che andava alla deriva. Ma come ha fatto allora a diventare il punto di riferimento che è oggi? Per farla breve, Nature si salvò per via della sua frequenza di pubblicazione. A differenza delle altre riviste dedicate alla scienza che uscivano mensilmente, Nature veniva pubblicata settimanalmente. Questo permetteva agli scienziati di usare la rivista non solo per pubblicare le loro recenti scoperte, ma anche per comunicare tra di loro come una sorta di forum o un social network. Gli scienziati iniziarono a discutere su Nature di questioni collaterali alla scienza, ma molto importanti. E l'esempio più importante che si può fare è il famoso dibattito avvenuto all'inizio del Novecento attorno alla parola scientist. E sì, perché può sembrare strano, ma questa parola che definisce proprio le persone che lavorano nella scienza non ha neanche 150 anni di storia, e il dibattito sull'opportunità del suo utilizzo avvenne proprio tra le pagine di Nature, e lo racconto in chiusura del mio libro. Tutto ebbe inizio nel 1924, quando il fisico Norman Campbell scrisse a Nature, nella sezione quindi della corrispondenza, in proposito della parola scientist. C'è un pregiudizio nei confronti di questa parola. Alcuni si fanno scrupoli etimologici, dicono che è un brutto ibrido tra una radice latina e una desinenza greca. Tuttavia la parola è qui, non c'è possibilità di sopprimerla del tutto. Se non volete, quindi voi di Nature, scientist, almeno forniteci un'altra parola. Ecco, la settimana dopo la stessa sezione della corrispondenza fu inondata di risposte da varie personalità della scienza e della linguistica. Cito solo le più importanti, le più interessanti. Sir Edwin Lancaster, che è uno zoologo, scrisse «Spero che Nature continui a rifiutarsi di usare scientist». Invece un professore di letteratura scrive «Potrebbe essere usato con vantaggio al posto di scientific worker o man of science». Allora, scientific worker perché? Perché scientific worker erano due parole invece che una, mentre man of science chiaramente entrava in conflitto con le donne che pur lavoravano nella scienza. Basti pensare che Marie Curie aveva vinto da poco il Nobel. Un altro professore di letteratura scrisse se ci si ferma a esaminarlo è chiaramente un ibrido, ma come quell'altro ibrido che è il mulo fa un lavoro utile. E insomma il dibattito attorno a questa parola è stato importante perché definire la parola stessa con cui
si chiamavano gli scienziati, definiva il loro ruolo nella società. E questo dibattito avvenne sulla rivista Nature, che da allora è il punto di riferimento per la comunità scientifica per definire se stessa e il loro ruolo all'interno della più ampia comunità degli esseri umani, insomma. Questo è stato l'episodio conclusivo di questo lungo e spero anche entusiasmante viaggio. Ora provo a tirare un po' le somme senza testo, senza copione. Dovete sapere che io sono molto bravo in queste cose. Cosa ho imparato in questo lungo periodo in cui ho studiato la storia della divulgazione e cosa vorrei lasciare a voi come spunti di riflessione? Se siete divulgatori, se fate divulgazione sia in maniera autonoma sia a fianco alla vostra attività di ricerca, io vorrei che non dimenticaste mai tre cose, perlomeno da quello che imparate da me. Innanzitutto il problema del linguaggio. Fare divulgazione, secondo me, vuol dire imparare a fare delle metafore, a costruire delle metafore efficaci. È importante sapere che le metafore sono strumenti potenti, ma anche limitati. Va conosciuto il loro limite, perché è facilissimo fare una metafora a sproposito, che quindi vanifica il suo stesso scopo. In seconda battuta, il ruolo del divulgatore nella società è più un ruolo politicamente impegnato, come lo è stato per Cicerone, o più ritirato, più attento al quieto vivere, come lo è stato per Fontenelle? Beh, io non predico niente, tant'è che appunto è possibile far convivere queste due istanze in momenti diversi della propria vita. E poi terzo, ultimo e forse più importante punto è il grande scontro tra fatti e teorie. Il divulgatore deve stare attento ai fatti, ma non può neanche trascurare le teorie. L'esempio di Galileo ci ha mostrato che gli stessi fatti possono essere spiegati da teorie differenti. E allora il divulgatore deve sapersi anche districare tra le teorie, confrontarle, costruire delle metafore che riescano a far capire quali teorie funzionano di più e quali di meno. Devo ancora specificare meglio, forse. Secondo me nel dibattito pubblico non si tratta solamente di confrontare i fatti con altri fatti e quindi distinguere i fatti corretti da quelli scorretti. Oltre a questo, che quindi rimane una componente importante delle argomentazioni, è opportuno anche indirizzarsi verso le teorie che sottostanno ai fatti. E come far scontrare due teorie differenti, come far capire al grande pubblico una cosa così astratta e impalpabile come una teoria, beh, appunto ci vengono ancora una volta in aiuto le metafore. Uno scontro fra teorie e uno scontro fra metafore. E allora, lo ripeto per l'ennesima volta, impariamo a fare le metafore. Questa serie era Lo spettacolo utile e vi ricordo ancora che è tratta dal mio libro. Potete acquistarlo su Amazon per scoprire tutti i contenuti che volutamente ho omesso dagli episodi. E vi ringrazio se siete rimasti qui fin dall'inizio, oppure potete ricominciare a guardare la serie dal primo episodio. Vi invito a iscrivervi al canale che terrò aggiornato. Vi saluto e a presto. Invece una rivista che fu certamente ispirata a Nature è stata la rivista francese La Nature, fondata dall'astronauta. Nell'Ottocento c'erano gli astronauti, magari. Invece